La storia delle Radium Girls è una vicenda tanto tragica quanto fondamentale per capire come sono nati molti dei diritti e delle tutele sul lavoro che oggi diamo per scontati. Siamo negli Stati Uniti, tra gli anni della Prima Guerra Mondiale e il decennio successivo. In quel periodo il radio era una sostanza quasi magica, brillava al buio e veniva considerato persino benefico per la salute. Diverse aziende, tra cui la United States Radium Corporation, lo utilizzavano per produrre vernici luminescenti, con cui dipingere i quadranti degli orologi, molto richiesti soprattutto in ambito militare. Per questo lavoro vennero assunte molte giovani donne. Era un impiego relativamente ben pagato e visto come prestigioso. Tuttavia, le lavoratrici ricevevano istruzioni precise su come mantenere i pennelli sottili. Dovevano modellarli con le labbra, una tecnica chiamata Lip Dip Paint. Senza saperlo, ingerivano continuamente piccole quantità di radio. All'inizio nessuno sembrava preoccuparsi, anzi, l'ambiente era talmente impregnato di questa sostanza che alcune ragazze si divertivano a dipingersi unghie o denti per farli brillare al buio. Il problema è che il radio è altamente radioattivo e una volta entrato nel corpo si comporta in modo simile al calcio, accumulandosi nelle ossa. Dopo qualche anno iniziarono a comparire i primi sintomi: dolori, debolezza, anemia. Poi arrivarono conseguenze molto più gravi e inquietanti: mascelle che si deterioravano, denti che cadevano, infezioni incurabili, fratture spontanee e tumori. Una delle donne più note coinvolte nella vicenda fu Grace Fryer, che cercò a lungo un avvocato disposto a portare il caso in tribunale. Le aziende però negarono ogni responsabilità. In alcuni casi cercarono persino di screditare le lavoratrici o di attribuire le malattie ad altre cause. Il contesto scientifico dell'epoca non aiutava, gli effetti delle radiazioni sul corpo umano non erano ancora del tutto compresi, almeno ufficialmente. Nonostante le difficoltà, alcune di queste donne riuscirono ad avviare cause legali. Fu una battaglia durissima, i processi erano lenti e molte di loro erano già gravemente malate, alcune morirono prima di vedere la conclusione dei procedimenti. Tuttavia, la loro determinazione portò a un risultato storico. Le aziende furono costrette a riconoscere i danni e a risarcire le vittime. Ma l'impatto più importante andò ben oltre quei singoli casi. La vicenda delle Radium Girls contribuì a stabilire un principio fondamentale. I datori di lavoro sono responsabili della sicurezza dei propri dipendenti. Da lì nacquero regolamenti più severi sull'uso di sostanze pericolose e si rafforzò il concetto di malattia professionale.